Ciao ragazzi, eccoci qua, benvenuti in questo nuovo video, come state? Spero tutti bene. Mi viene da ridere perché sono in una posizione, sono storto, messo tutto lì, che non si capisce neanche io. Semplicemente sono in scogliera e non è il posto migliore per registrare un video, però visto che sono qua oggi praticamente a cappotto, c'è un vento, tra l'altro mi sono messo in questa conca, nella conca la Fantozzi, mi sono messo nella conca per cercare di evitare un pochino il fruscio del vento, che probabilmente si sentirà anche durante la registrazione, ma succede anche nelle mie famiglie, quindi vi beccate il rumore del vento in registrazione. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di domande e risposte, o meglio facciamo un video di domande e risposte. Le domande le fate voi, le risposte le darò io. Perché faccio questo video? Per prendere il classico due piccioni con una fava, ovvero innanzitutto saziare la vostra curiosità e poi anche per alleggerirmi un pochino da rispondere ai commenti tutte le volte, magari di rifare la stessa risposta. E dunque partiamo subito. Me le sono segnate sul blocco notes del mio cellulare, non perché sono tecnologico ma perché sono rimbambito e mi dimentico le cose. Iniziamo subito con la domanda più frequente, quella che appare spessissimo in buona parte dei video che posto e anche mi arriva anche spesso in posta privata, ed è la seguente: quanto fai lungo il terminale? Allora ragazzi, dipende dalla situazione, dipende dall'attrezzatura che utilizzo e dipende soprattutto anche dalla tipologia di spot. Andiamo con ordine e vediamo cosa intendo per questa risposta. L'attrezzatura: se utilizzo un'attrezzatura da spinning, quindi canne nell'ordine dei 2,20 m, 2,40 m, 2,70 m, sto magari pescando in posti come ambienti portuali, spiagge o scogliere magari non troppo impervie, realizzo il classico leader fluorocarbon della lunghezza di 1,20 m, 1,5 m, magari nelle canne un po' più lunghe, però diciamo classica la lunghezza standard 1,20 m, 1,5 m, leader, quindi che esce fuori dagli anelli, resta a penzoloni durante il drop, anche perché in questo caso utilizzo come nodo il classico e vecchio e sempre ben efficace Tony Pegna, e quindi è meglio lasciarlo appunto uscire dagli anelli. Se invece sono in una situazione che utilizzo un'attrezzatura da short jigging, quindi canne magari da 2,90 m, 2,80 m, 2,90 m barra 3 metri, allora in quel caso faccio un terminale più lungo, un terminale nella lunghezza di circa 2,5 m, 3 metri, sempre a seconda dello spot dove sto pescando, perché faccio un esempio di nuovo: se sono in uno spot magari portuale con pochi ostacoli, dove non c'è molto rischio di rompere o che un pesce va a strusciare sulle rocce, in quel caso posso anche scendere magari a 2 metri, non è necessario 1,5 m, sempre 2 metri, non è necessario un leader lunghissimo. Sono una scogliera magari come questa, tutta piena di spuntoni, tutta piena di rocce iper taglienti, in quel caso allungo un pochino, vado anche fino a 3 metri, che significa c'è un cane che abbaia, che significa che vado a fare un terminale che andrà poi a passare negli anelli. A questo punto tanti mi chiedono: ma è rischioso far entrare il leader negli anelli se vado appunto a fare passare tutto il fluorocarbon dentro e quindi di conseguenza anche il nodo? Se fate un nodo tipo FG o PR, quindi quello fatto con il Notter, vanno entrambi benissimo, dipende da quelle che sono le vostre abitudini. Sono due nodi che, se fatti bene, tengono bene e tengono anche lo stress di passare dentro gli anelli. C'è anche un po' la paura diffusa appunto di rovinare gli anelli magari durante le frustate, perché durante le frustate, quando andate a fare passare il leader negli anelli, sentirete questo rumore, questo suono un po' brutto da sentire, no? Questa sorta di frustata che dà un po' l'idea di rovinare qualcosa. In realtà, se appunto il nodo è ben eseguito, queste due tipologie di nodi, attenzione, PR o appunto FG, che non hanno palline, non hanno un grosso ingombro durante l'uscita, non avete problemi. Però non potete eseguire, o meglio io non vi consiglio di utilizzare in questo caso il già citato Tony Pegna o magari delle altre tipologie di nodi che hanno un ingombro maggiore. Questo perché appunto durante il lancio, se magari siete sfortunati, vi si va a incastrare nell'anello, si forma magari una mezza parrucca, un mezzo malloppetto, chiamiamolo così, e rischiate, sì, a quel punto rischiate di rovinare magari anche gli anelli, anche se è una cosa credo che sia una cosa molto rara, però sì, in effetti maggiore l'ingombro del nodo, sicuramente maggiore sarà il rischio di andare ad avere dei problemi durante il lancio. Quindi
PR, FG, andate tranquilli. L'importante è farlo bene, farlo un nodo corretto, e quindi non vi dà problemi durante l'uscita. Il problema che però vi può dare sicuramente rispetto a tenerlo fuori è quello di una maggiore usura. Perché fa bip bip bip? È quello di una maggiore usura, quindi mi raccomando, dateci sempre un occhio. Magari ecco, non tenetelo troppe ore, ogni tanto se vedete che incomincia a sfibrarsi, a sfilacciarsi, tagliate, rifate, perché appunto tutta questa usura sicuramente dopo un po' tende a rovinare il nodo. Esci, entra, esci, entra. Dunque questa è una cosa che si usura, le cose che entrano ed escono si usurano. Allora, poi seconda domanda: ma come fai a non incagliare? Magari ragazzi, magari non incagliassi. No, incaglio semplicemente con gli anni. Questa è una brutta raffica, sicuramente si sentirà poi un po' di fastidio in registrazione, abbiate pazienza, ma la giornata è un po' ventosa. Dunque, stavo dicendo, mi dilungo. Come fai a non incagliare? No, incaglio ragazzi, incaglio. Purtroppo nella pesca da terra, utilizzando esche affondanti, c'è sempre una percentuale di rischio incaglio più o meno elevata. Con gli anni, con l'esperienza, magari uno matura anche un po' un sesto senso o qualche serie di astuzie per diminuire, a volte anche in maniera drastica, perché mi è capitato anche magari di fare diverse uscite senza perdere mai un artificiale. Però la percentuale, una minima percentuale di rischio, una volta che andiamo a pescare, sto storto semplicemente per la luce, non mi è venuta una parese. Una minima percentuale di rischio c'è sempre, e quindi niente, quindi mettetela in conto per quanto si possa fare attenzione. Ahimè, soprattutto ci sono degli spot che sono davvero dei mangia jig. In quel caso, se sapete di pescare in uno spot che ha una percentuale di incaglio altissima, cercate magari in quel punto di prevenire, magari usare un assist solo al posto di 2, evitare completamente l'utilizzo di stick bait affondanti con l'ancorete, che in quel caso ne perdereste un'infinità laddove voleste toccare il fondale. Insomma, cercate appunto di muovervi a seconda di quella che è, di quelli che sono gli spot, e ragionare, ponderare un pochino la scelta dei vostri artificiali. Sarebbe un discorso davvero molto lungo che probabilmente meriterebbe anche un video specifico, quello degli incagli ed eventualmente trucchi ed astuzie per cercare di evitare e anche salvare magari il jig una volta incagliato. Se la cosa vi stuzzica, se l'idea vi piace, scrivetemi un commento, mi dite perché non fai un video magari dove parli di incagli eccetera eccetera, cose varie, e io in quel caso vedrò di attivarmi e fare appunto questa tipologia di video per rispondere alle vostre curiosità. Allora, poi altra domanda molto frequente: ma vivi in Italia o vivi in Grecia? No ragazzi, vivo e lavoro in Italia, lavoro e pesco in Italia. Quando però ho delle vacanze sono uno che ama particolarmente viaggiare e pescare, e quindi, come già detto prima, uniamo sempre due piccioni con una fava, no? Quindi mi piace quando ho la possibilità, che ho le vacanze, 1 o 2 volte l'anno viaggio. Negli ultimi anni ho postato diversi video sul canale in Grecia, perché quando vado in Grecia appunto andiamo con l'amico Marcos, che è già diversi anni che abbiamo anche delle collaborazioni in comune con le stesse ditte di pesca, e quindi andiamo anche a testare, provare nuovi prodotti, insomma mangiare, divertirci, insomma è un grandissimo amico Marcos, quindi vado a trovarlo sempre con piacere, e appunto poi la Grecia, è la cosa bella della Grecia, che offre davvero tantissimi spot per praticare la pesca da terra, quindi potete anche andarci tantissime volte, andare a pescare sempre in posti nuovi, e questa è una cosa che a me piace, perché mi piace pescare, ma appunto magari i posti vicino a casa che oramai conosco a menadito, per quanto magari possono anche darmi delle belle catture, è sempre un po' la solita minestra, no? È bello, a me piace tanto anche la cosa di vedere posti nuovi, no? Infatti poi nei video che carico c'è un po' di tutto, quindi c'è Italia, Corsica, isole italiane. Poi sono uno che appunto, quando magari ho che ne so, il weekend, mi prendo la macchina, mi faccio un po' di chilometri, vado a provare posti nuovi. Diciamo che lo facevo perché coi prezzi attuali della benzina mannaggia,
quei prezzi attuali della benzina, ragazzi, non per fare il braccino corto, ma conviene molto di più prendere un aereo, cioè, che non farsi 100 km in auto praticamente come prezzi. Però no, poi alla fine il problema è che manca sempre un po' il tempo, perché appunto viaggiare comunque richiede anche tempo. Infatti tanti di voi mi hanno chiesto: ma quando viene a trovarci, che ne so, in Sicilia, in Calabria, cose che in Puglia, ragazzi, io verrei domani, verrei volentierissimo, ma appunto l'attività lavorativa mi assorbe parecchio, e quindi mi rimane solo praticamente libera la domenica e magari sabato pomeriggio e domenica, e quindi rimane un po' davvero una finestra temporale che risulta difficile magari fare questo tipo di spostamenti anche mordi e fuggi, e quindi in questo caso purtroppo è così, se no io veramente verrei super volentieri. Però cercherò appunto di organizzarmi in futuro, vedere di venirvi a trovare, sperando sempre che il tempo ce lo consenta. Allora, ultima domanda, eccola qua: ma tu non cappotti mai? Bella, bellissima questa me la sono tenuta per ultimo. Perché me la ridacchio? Perché questo sorriso sornione? Perché se sapeste la realtà dei fatti, probabilmente ridereste pure voi. No ragazzi, magari non cappottassi mai. No, non cappotto anche con una discreta frequenza, devo dire, e non ho vergogna di dirmelo, perché secondo me la pesca con gli artificiali praticata da terra, il cappotto è più o meno una costante, nel senso che non vi dico che fa parte di questa pesca, ma sicuramente è una cosa che prima o poi arriva, ed arriva per tutti i vari supermaster che dicono: no, io non cappotto mai, io quando vado sì, magari è vero, ci può essere anche il periodo che gira pesce e uno va quasi a colpo sicuro, ma il periodo di calma arriva per tutti, e quando arriva il periodo di calma dove il pesce non ne vuole sapere, io sinceramente non ci credo che tutti i fenomeni che dicono. Poi magari sì, poi magari è vero, poi magari ci sarà anche la gente che non cappotta mai. Io cappotto, cosa volete che vi dica? Io cappotto, ogni tanto prendo qualche pesce, ma i cappotti li prendo anche più che volentieri, soprattutto in una pesca come appunto la pesca con gli artificiali da terra, perché facciamo un distinguo: tutte le pesche sono difficili, non starò qua a dire ah no, ma quella è più facile, quella no, secondo me tutte le pesche sono difficili, tutte le pesche hanno le loro difficoltà, i loro pro e i loro contro. Tuttavia, se prendiamo ad esempio la pesca con gli artificiali dalla barca, come magari un jigging, si ha il grande vantaggio, laddove abbiamo delle strumentazioni di bordo, di sapere che peschiamo sul pesce. Abbiamo un buon ecoscandaglio, siamo su una secca, l'ecoscandaglio ci dirà: abbiamo, che ne so, un pesce a 30 metri, una marcatura a 40, abbiamo un branco di ricciole lì che gira, che poi il pesce mangi o non mangi, che poi il pesce voglia attaccare o no la nostra l'esca artificiale, quello un altro paio di maniche, ma sappiamo di pescare sul pesce. Da terra questo non avviene, da terra noi peschiamo alla cieca, da terra noi dobbiamo fare quello che si dice il cosiddetto atto di fede: lanciamo la nostra esca in mare sperando che le condizioni, sperando che la nostra esperienza ci porti a pescare sul pesce, ma non abbiamo la certezza matematica. L'unica certezza matematica che possiamo avere avviene laddove un pesce si faccia vedere, quindi un pesce salti fuori, che ne so, una mangianza, il tonno, la lampuga, il letterato, la ricciola che insegue. In quel caso la vediamo e sappiamo che peschiamo su un pesce. Diversamente, soprattutto con pesci di fondo tipo il dentice o la cernia, che in rarissimi casi vengono a cacciare in superficie, in quel caso dobbiamo pescare, proprio farlo alla cieca, ad occhi chiusi. Speriamo di pescare qualcosa, speriamo di lanciare su un pesce, ma non abbiamo la certezza matematica. Quindi questo è il fattore che mette maggiormente difficoltà la pesca da terra, che poi fondamentalmente è la cosa che mi piace di più, no? Cioè questa sorta di salto nel buio, chiamiamolo così, no? Atto di fede che noi andiamo a fare. È un po' masochistica come cosa, no? Perché uno dice: ma come? Ma peschi 4-5 ore, non sai neanche se c'è il pesce, potrebbe non esserci cose. Invece magari chi va con la barca ha una cosa un po' più mirata, no? Dice: vabbè, sono andato in una secca, ho fatto un giro, non mi marca nessun pesce, cosa scendo il giga a fare? Non c'è nulla, mi sposto. Noi invece da terra no, da terra non funziona così. Noi o abbiamo il sesto senso, o abbiamo la cosa di capire magari
dove potrebbe essere buono o no, oppure possiamo anche rischiare di pescare magari 4-5 euro in uno spot dove il pesce semplicemente non c'è, quindi questo rende tutto il giochino un po' più complicato. Però ragazzi, però così è, e a me va bene così, mi piace, i capotti me li faccio, pazienza, e quando arriva il pesce però godo di più. Quindi questo è, ragazzi, direi che questo video può finire qui, mi sta venendo fame. 11, direi che faccio ancora, cappotto ancora una buona mezz'ora, poi vado a casa e mi faccio un bello spaghettino burro alici alla Giorgione, bello unto, basi, una bella panozza di burro, così faccio una bella leidata, ragazzi. Dunque il video finisce qui, iscrivetevi al canale, mi raccomando, se ancora non siete iscritti, like. Io sto diventando sempre più storto, alla fine di questo video diventerò praticamente come Frankenstein Junior, sarà una roba così, Igor. Ragazzi, vi lascio, vi saluto, vi abbraccio, statemi bene, alla prossima.